Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Quando si decide di dimagrire, l'obiettivo spesso è quello di perdere molto peso in pochissimo tempo, tanto che la frase dieta per perdere 10 kg in una settimana è tra le più ricercate sui motori di ricerca. Eppure perdere così tanti chili in così poco tempo non solo è difficilissimo, ma è anche compromettente per la salute. In questo video quindi capiamo cosa significa dimagrire e cosa si rischia quando si dimagrisce troppo rapidamente. Al contrario, capiamo quali sono gli obiettivi realistici e salutari che bisogna porsi e qualche consiglio per raggiungerli. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. Dimagrire significa perdere grasso e se questo è in eccesso è sicuramente una scelta salutare. Spesso però questa scelta non è motivata dall'esigenza di stare bene e in salute, ma di rispettare quei canoni estetici che la società ci impone. Rendersi conformi nel minor tempo possibile però può diventare davvero rischioso per la salute, soprattutto se si ricorre in modo sconsiderato a farmaci integratori. Quando è necessario il medico può avvalersi dell'uso di alcuni farmaci che sono consentiti in Italia. Non vanno però visti come la scorciatoia semplice. Questi farmaci infatti hanno degli effetti collaterali e vanno accuratamente gestiti. Gli integratori invece possono essere utilizzati con più tranquillità, ma c'è comunque bisogno della valutazione da parte del medico o del farmacista. Su semprefarmacia.it a questo link trovi una selezione di integratori che aiutano a depurare l'organismo, che attivano il metabolismo oppure che ti aiutano a sostituire il pasto in caso di emergenza. Il loro impiego però non può prescindere dal seguire una dieta sana e svolgere regolare attività fisica e in ogni caso l'obiettivo non può essere quello di perdere 10 kg in una settimana. Vediamo quindi cosa succede al nostro corpo quando si perdono tanti chili in così poco tempo. Bisogna essere consapevoli del fatto che perdere tanto peso non significa necessariamente che si stia perdendo solo grasso. Il nostro corpo infatti non è una macchina e a stimoli sbagliati come una dieta troppo restrittiva o un eccesso di esercizio fisico non reagisce come vorremmo e quindi bruciando più grassi e dimagrendo di più. Quando si perdono molti chili in un arco di tempo molto ristretto ci sarà sicuramente una quota di grasso che viene persa, ma la gran parte del peso sarà costituita da acqua e massa muscolare. L'acqua che viene persa in questi casi è quella che nel nostro organismo è legata al glicogeno. Il glicogeno è una forma di riserva di zuccheri. Si trova principalmente nel fegato e nei muscoli. Si stima che ad ogni grammo di glicogeno siano legati ben 3 grammi d'acqua. Quando si segue una dieta molto povera di carboidrati, rapidamente le scorte di glicogeno vengono esaurite e con esse vanno via anche le molecole d'acqua legate. Di conseguenza è possibile assistere alla perdita anche di 2-3 kg in pochi giorni, ma non si tratta di grasso, quegli stessi chili vengono recuperati al primo pasto ricco in carboidrati. Vi sarà capitato ad esempio di stare a dieta, mangiare una bella pizza e il giorno dopo pesarvi e notare ben 2 kg in più. È chiaro che non sono 2 kg di grasso, anche perché la pizza non pesa 2 kg e non è composta di grasso, semplicemente il corpo ha ripristinato le riserve di glicogeno che hanno legato acqua. Quando il nostro organismo si trova in forte deficit calorico e la dieta non è ben bilanciata, è facile che anche le proteine dei muscoli vengano utilizzate per produrre energia. Perdere i muscoli non significa dimagrire, ma deperire. Si perde tono muscolare e si rallenta il metabolismo, visto che è proprio la quantità di muscoli che ci permette di bruciare energia. La perdita di massa muscolare non è l'unico effetto negativo di una dieta troppo restrittiva. Infatti, innanzitutto l'organismo sarà sottoposto a livelli di stress eccessivi, sia fisico che psicologico. L'aumento del cortisolo, l'ormone dello stress, rallenta il nostro metabolismo, rendendo ancora più difficile il dimagrimento. È anche per questo motivo che spesso dopo un dimagrimento rapido ci si blocca. L'organismo è andato in allarme e cerca di difendersi dallo stato di carenza consumando meno energia, proprio il contrario di quello che vorremmo. Inoltre, una dieta troppo restrittiva non è sostenibile a lungo termine e ha maggiori probabilità di fallire. Anche se si riesce a perdere i chili previsti poi, è molto facile che dopo tante privazioni ci si lasci andare, recuperando tutto in breve tempo. Soprattutto, una dieta fatta così non ci avrà insegnato a mangiare bene, che è quello che dovrebbe essere il primo obiettivo di una dieta. Vediamo quindi come affrontare nel modo
corretto un percorso di dimagrimento. La prima cosa da fare quando si decide di dimagrire è rendersi conto che si tratta di un percorso che influisce sulla propria salute e quindi bisogna assolutamente evitare il fai da te, via le diete dei giornali, su internet, dell'amica o della cugina. La dieta deve essere personalizzata e per averla bisogna rivolgersi ad un professionista della nutrizione. In Italia sono riconosciuti professionisti della nutrizione, i medici dietologi, i dietisti e gli iscritti all'albo di biologi. Altre figure professionali possono inserirsi a vario titolo nel percorso di dimagrimento. I personal trainer e gli istruttori in palestra, ad esempio, sono qualificati nel programmare e seguire gli allenamenti e l'attività fisica da svolgere. Il farmacista invece può dare consigli per una sana alimentazione in generale e sugli integratori adatti ad ogni esigenza. Sarebbe auspicabile la collaborazione di queste figure professionali senza che una invada lo spazio dell'altra. In quest'ottica andiamo a vedere alcuni consigli per un dimagrimento sano. Gli obiettivi cambiano in funzione della situazione di partenza. Se si devono perdere pochi chili, andrà benissimo perdere massimo 1-2 kg in un mese. Se invece si deve perdere molto peso, si potrà arrivare fino a 3-4 kg persi in un mese. Questo tasso di dimagrimento è già considerato molto veloce. Non mangiare meno del previsto per dimagrire più velocemente. Per dimagrire 1 chilo di grasso in un mese bisogna avere un deficit calorico nell'arco del tempo di circa 7500 kcal. E questa è già una buona notizia, visto che 1 chilo di grasso in realtà fornisce 9000 calorie. Quindi, in linea generale, si mantiene un deficit calorico che va dai 250 alle 350 kcal al giorno. Pratica attività fisica. L'ideale sarebbe andare in palestra e affidarsi a professionisti, ma se proprio non puoi, inizia a fare passeggiate, a usare le scale e cerca di muoverti di più nella tua vita quotidiana. Bevi tanta acqua, che è fondamentale per evitare la ritenzione idrica e per favorire i processi cellulari. E tu, sapevi già quali rischi corri se dimagrisci troppo rapidamente? Aspetto le tue domande nei commenti. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.